Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme la torta Red Velvet. Vi mostreremo come preparare il famoso impasto rosso, una squisita cream cheese per farcire e una semplicissima decorazione. Se volete iscrivetevi al canale e partiamo subito con la ricetta. Prima di tutto imburriamo 3 stampi da 24 cm di diametro, inserendo sul fondo della carta da forno. Portiamo in una ciotola 150 g di burro ammorbidito a temperatura ambiente e 450 g di zucchero semolato. Aggiungiamo mezzo cucchiaino di sale e frulliamo per alcuni minuti, aumentando la velocità progressivamente. Poi fermiamo momentaneamente l'impastatrice o lo sbattitore e aggiungiamo 2 cucchiaini di aroma di vaniglia, 4 tuorli di uova grandi, e 120 ml di olio di semi di girasole. Frulliamo bene e quando il composto aumenta di volume e cambia colore, versiamo 270 ml di yogurt intero. Incorporiamo brevemente, mettiamo il composto da parte e per proseguire montiamo a neve 4 albumi di uova grandi. Quindi torniamo al primo composto, dove versiamo 6 cucchiai di colorante alimentare liquido, sottolineando che la quantità di colorante da utilizzare varia in base al tipo e alla marca del colorante. Mischiamo delicatamente con una spatola o un cucchiaio. Quindi mischiamo in un contenitore un cucchiaino e mezzo di bicarbonato di sodio con 10 ml di aceto di mele. Incorporiamo nell'impasto 440 g di farina 00, 3 cucchiaini di cacao amaro e versiamo il composto di aceto e bicarbonato sciolto con cura. Aggiungiamo anche una prima porzione di albume e iniziamo a mescolare con una spatola o un cucchiaio con movimenti circolari dal basso verso l'alto. Se il colore dell'impasto non è ancora corretto, possiamo aggiungere altro colorante poco alla volta. Quindi versiamo l'impasto negli stampi, lo distribuiamo uniformemente
e inforniamo in forno statico preriscaldato a 175 gradi centigradi per circa 30 minuti, verificando la cottura con uno stecchino. Lasciamo raffreddare e passiamo alla preparazione della cream cheese con 450 g di burro ammorbidito a temperatura ambiente. Aggiungiamo una prima porzione di 200 g di zucchero a velo setacciato. Frulliamo aumentando progressivamente la velocità. Poi aggiungiamo un cucchiaino e mezzo di aroma di vaniglia, un cucchiaio di latte, un pizzico di sale e quindi frulliamo nuovamente per 5 minuti ad alta velocità. Per terminare la preparazione della crema aggiungiamo altri 200 g di zucchero a velo setacciato e 450 g di Philadelphia, sempre a temperatura ambiente. Frulliamo brevemente e la cream cheese è pronta. Passiamo a livellare ulteriormente i vari strati della Red Velvet con un coltello e mettiamo da parte gli scarti di torta che useremo per la decorazione finale. Passiamo in un setaccio a maglie larghe gli scarti di torta per ottenere delle briciole finissime che utilizzeremo più tardi. Facciamo una torta con una sacca poche per ottenere una farcitura identica in tutti gli strati. Passiamo a ricoprire tutta la torta con uno strato sottile di cream cheese. Usiamo le briciole per ricoprire i lati della torta, prima a mano e poi con una spatola, per ultimare il rivestimento e ripulire il vassoio dalle briciole in eccesso. Poi, usando il setaccio, cospargiamo di briciole la sommità della torta. Infine usiamo della crema al burro per decorare con dei ciuffi realizzati con il beccuccio numero 2C.
e la nostra Red Velvet è pronta. Se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video. Condividete questo video e inserite un commento per farci sapere la vostra opinione, fare domande o lasciare un saluto. Grazie e alla prossima!